ragazzi, benvenuti a questo nostro nuovo video. Come sapete è 1 anno e mezzo che stiamo viaggiando a bordo di un camper 4x4. Vi avevo mostrato in un precedente video che cosa c'era all'interno. Oggi voglio spiegarvi come abbiamo costruito l'esterno. Cominciamo con il telaio. È di marca MAN. Nella sua storia precedente lui svolgeva il ruolo di portacontainer nell'esercito danese. Noi l'abbiamo preso, l'abbiamo portato a casa e gli abbiamo dato una nuova vita. Il motore del nostro camion è un 7000 di cilindrata, quindi un motore non tanto grande per diciamo quello che è la stazza normale di tutti i camion. La trazione del camion è 4x4, è nato per un utilizzo militare, quindi presenta un sacco di modifiche espressamente pensate per il mercato dei veicoli militari. Colgo l'occasione di essere qui sul retro del camion per spiegarvi una delle particolarità che ha il nostro Valentino, ovvero il telaio a 3 punti. Un telaio che praticamente svincola completamente il carico, quindi la cellula abitativa, con lo chassis del camion vero e proprio. A cosa serve? Dovete sapere che il telaio del camion funziona in pratica come una sospensione, flette. Se noi avessimo montato la cellula abitativa in modo rigido sul telaio, o uno o l'altro, prima o poi facendo dei percorsi in fuoristrada, si sarebbe rotto. Andiamo ora all'interno a vedere come si presenta la cabina di pilotaggio. Eccoci a bordo. Come vi dicevo, il camion è un trazione integrale, abbiamo a disposizione oltre alle 9 marce di serie anche delle marce ridotte che possiamo inserire premendo un pulsante. Abbiamo poi i blocchi del differenziale sia centrale che posteriore. Cabina di pilotaggio è una cabina molto semplice, è un camion che ha circa 20 anni, quindi diciamo che internamente non è super moderno, però è molto funzionale. Abbiamo mantenuto i 3 posti originali, quelli che avevano i militari, e non abbiamo voluto rimuovere questo sedile perché comunque ci può essere utile quando vogliamo trasportare qualche amico. Qui dietro il sedile centrale vi faccio vedere, abbiamo la porta che ci consente di passare alla cellula abitativa. Il passaggio è sempre utilizzabile ed è sigillato da un telo tipo quello con cui vengono ricoperti i camion. Come vedete abbiamo parecchi gradini per scendere dalla cellula abitativa, il camion è molto alto e questo non è sempre effettivamente molto confortevole. I militari avevano aggiunto questo gradino aggiuntivo flessibile che è fondamentale per i percorsi fuoristrada. A livello di fanaleria ci siamo sbizzarriti perché volevamo veramente molta luminosità nei percorsi fuoristrada di notte, anche se è una cosa che tendenzialmente evitiamo di fare, guidare di notte. Abbiamo dei fari aggiuntivi che abbiamo posizionato là in alto, 2 di profondità e 2 invece più ampi che ci consentono di illuminare per bene i bordi della strada. I fari invece principali sono quelli originali. Ultimamente proprio li abbiamo protetti con delle reti che abbiamo costruito noi con della banale rete di ferro, perché questa fanaleria non si trova a livello di ricambi qui in Sud America e quindi un danno potrebbe essere un problema, quindi abbiamo protetto in questo modo. Abbiamo pensato di costruire questi montanti che hanno la funzione di proteggere il fronte della cabina quando siamo in marcia nei percorsi fuoristrada. Veicolo più grande significa anche potenzialmente andare in luoghi dove rami o ostacoli possono danneggiare la cabina stessa e quindi creare dei danni che potrebbe essere un problema a riparare quando si è in viaggio. Come vi dicevo, questo è un camion di derivazione militare e quindi ha tutta una serie di soluzioni che hanno portato, diciamo, chi l'ha costruito a ragionare nell'ottica di avere un veicolo molto robusto. Infatti abbiamo un controtelaio di irrobustimento su tutta la lunghezza del veicolo e un telaio a 3 punti che sorregge la cabina che poi abbiamo costruito e che prima sorreggeva i container che venivano trasportati da questo veicolo. I serbatoi di combustibile che abbiamo a disposizione sono 2 e sono completamente indipendenti l'uno dall'altro. Noi abbiamo una pompa di travaso che prende il combustibile dal serbatoio secondario e lo pompa in quello primario, da cui viene prelevato dalla pompa del combustibile del motore vero e proprio. Dovete sapere che pur essendo di marca MAN, questo veicolo condivide molte delle parti della trasmissione con Mercedes.
Questo per noi è parecchio interessante perché viaggiando all'estero non sempre si trovano i concessionari MAN o Mercedes, e quindi sapere che in uno o nell'altro possiamo trovare dei ricambi può essere per noi comunque un vantaggio. Passo ora a descrivervi come abbiamo costruito la cellula abitativa vera e propria. Come forse avete notato dalle nostre fotografie e dai nostri video, abbiamo optato per un telaio di acciaio molto simile a quello che viene utilizzato sui container. In realtà abbiamo costruito questo appositamente con le misure, con le specifiche adatte a sostenere quelli che sono i pannelli isolanti. Questi pannelli hanno 6 cm di spessore e presentano due lati di fibra di vetro sia all'interno che all'esterno molto spessi, 3 mm e 2 mm. Quindi rendono tutta la struttura davvero molto robusta. Perché abbiamo scelto una struttura in acciaio e non una struttura più standard completamente in fibra di vetro? Perché abbiamo deciso di costruire questa nel modo più robusto e resistente possibile in caso di incidenti o in caso molto frequente il camion vada a cozzare con rami, con pietre, con cornicioni, con balconi, cose e via discorrendo. Per quanto riguarda la porta, abbiamo ritenuto fondamentale avere un accesso ribassato perché, come potete vedere, l'altezza del pavimento è molto elevata e quindi una scala esterna sarebbe arrivata più o meno ora dove mi trovo io in questo momento, e questo non consente magari di aprire e di accedere facilmente quando si sta in spazi ristretti. La porta è anch'essa in fibra di vetro, spessa 5 cm, e la chiusura completamente ermetica è a filo. Questo consente di non romperla quando si va in fuoristrada o quando si viaggia normalmente. Abbiamo dei blocchi per bloccarla aperta quando c'è vento. Per quanto riguarda le finestre, non abbiamo optato per le classiche finestre in plastica che si vedono su tanti camper, ma su delle finestre costruite appositamente per veicoli di questo tipo, che presentano un vetro doppio infrangibile che ci consente di avere un alto isolamento termico all'interno della cellula, sia per proteggerci dal caldo che per proteggerci dal freddo. Queste finestre tra l'altro sono costruite per andare anche molto in alto, cosa che ad esempio ci è capitata qua in Sud America, dove abbiamo raggiunto anche i 5.000 metri sul livello del mare. La parte posteriore, dove sono montate normalmente le gomme di scorta. In questo momento ne vedete una sola, perché una seconda gomma l'abbiamo appena buttata via perché si è distrutta. Abbiamo costruito questo rack, chiamiamolo così, che si apre come un cancello e ci dà accesso interiormente al garage dove viene stivata la motocicletta. Abbiamo fatto questa scelta perché volevamo una moto con noi, ma non volevamo tenerla all'esterno. Questo perché sapevamo che viaggiando in fuoristrada questa si sarebbe sporcata, si sarebbe rovinata e soprattutto sarebbe stata oggetto di continui commenti dai passanti oppure dalla polizia o dalle dogane. Le gomme di scorta si calano con un vericello che abbiamo posizionato in maniera fissa con quel braccio che si può muovere per tirar giù una o l'altra gomma. Vedete queste cinghie? Noi le abbiamo sempre tenute e consigliamo a tutti quelli che hanno veicoli di questo tipo di metterle, nonostante queste allunghino un pochettino i tempi di smontaggio della gomma di scorta. Consentono solo una protezione aggiuntiva nel caso in cui i perni che tengono la ruota si dovessero svitare. Credeteci, conosciamo persone a cui è successo e perdersi una gomma che pesa 160 kg non è una cosa piacevole mentre stai viaggiando magari a 100 km/h. Dietro le gomme di scorta abbiamo anche le piastre da sabbia che, come potete ben capire, possono essere utili per liberarti in situazioni di emergenza. Sono delle piastre in fibra di vetro. Io personalmente non amavo quelle di alluminio perché quelle di alluminio si possono piegare, si possono rompere, possono fare danni al camion e soprattutto se piegate non le rimetti più in posizione. Queste sono praticamente indistruttibili quando le si sa comunque un po' utilizzare. Qui abbiamo una pala da usare per assistenza alle piastre da sabbia. Posteriormente, come ai lati, abbiamo due fari d'emergenza, utilissimi in caso dovessimo fare dei lavori di notte,
e una videocamera che ci consente, oltre di monitorare il veicolo con la videosorveglianza, anche, come vi dicevo quando eravamo all'interno della cabina di pilotaggio, di vedere quando stiamo facendo le retro. Sul lato, entrambi i lati, abbiamo delle taniche di acciaio militare molto, molto semplici. Qualcuno si può domandare perché avete delle taniche pur avendo in totale 700 litri di combustibile divisi in due serbatoi differenti. Beh, ci sono tanti motivi. Una perché per emergenza, qualora dovessi andare a recuperare del combustibile perché per qualche motivo sono rimasto senza, oppure come ci è capitato ad esempio in Bolivia, perché a volte non vendono combustibile agli stranieri, quindi tu prendi la tanica, la dai a qualcuno e ti vai a far fare un po' di combustibile per spostarti un pochettino. Vi faccio vedere sul fianco l'altro gavoncino, che è il cuore del sistema di potabilizzazione che abbiamo a bordo di Valentino e che vi ho spiegato nell'altro video in cui vi mostriamo gli interni. Nel lato esterno abbiamo diversi manometri e 3 rubinetti. Con questi due carichiamo l'acqua in 2 serbatoi separati che ci danno in totale una capienza di acqua di 700 litri. Abbiamo 2 serbatoi separati perché questo ci consente, in caso uno dei 2 serbatoi venga contaminato, di bypassarlo e utilizzare solo quell'altro. Questi manometri ci danno visibilità di quelle che sono le pressioni di carico. Non vogliamo caricare acqua a pressioni molto elevate perché si potrebbero rovinare gli impianti. Abbiamo poi anche la presa di corrente per ricaricare con il caricabatterie quando dovessimo mai farlo, per ora fatto veramente di rado. In vari punti dell'esterno del camion vedete queste prese d'aria, sono sostanzialmente le uscite dei ventilatorini automatici controllati dalla domotica che abbiamo all'interno. Questo ad esempio è posizionato posteriormente al frigorifero, che è un frigorifero a compressore, quindi genera molto calore e funziona molto meglio quando c'è con una ventola che butta fuori l'aria. Queste ventole sono comandate dalla domotica e quindi non ce ne dobbiamo preoccupare, si chiudono automaticamente quando non funzionano in modo tale che la sabbia non entri all'interno. Qui potete vedere la nostra dispensa di tavolette di legno, che anche questa è una modifica che abbiamo fatto on the road, l'abbiamo fatta in Paraguay. Abbiamo capito che la soluzione più utile per livellare il camion quando viaggiamo e parcheggiamo in sosta libera è quello di avere queste tavolette che ci consentono di posizionarle dove serve, in modo tale da avere più o meno il letto in piano e in bolla. Qui vedete posteriormente un altro gavone che contiene, importante chiudere sempre a chiave perché siamo tutti amici, però non si sa mai, no? Allora, qui c'è un altro gavone che utilizziamo principalmente per il materiale da campeggio e per stivare una scaletta telescopica che è utilissima quando dobbiamo fare dei lavori sul tetto o ad esempio cambiare la gomma di scorta quando ci libereremo o riusciremo a vendere la scala che abbiamo dietro. Perché ne avevamo 2? Perché questa l'abbiamo comprata da un tedesco poco tempo fa che ce l'ha svenduta perché tornava a casa dopo aver finito il suo viaggio. Ora vi faccio vedere cosa abbiamo sul tetto. Siamo alti 3,80 m, quindi si fa un po' fatica a vederlo da qua, quindi andiamo sopra. Tramite la finestra sul letto vado sul tetto, molto utile, e vi faccio vedere cosa abbiamo qua. Qui sul tetto vedete il cuore dell'impianto elettrico del nostro Valentino, sono i 6 pannelli solari monocristallini che abbiamo installato, che ci consentono una totale autonomia energetica mentre siamo in viaggio. Il tetto è completamente ricoperto
abbiamo cercato di sfruttare tutto lo spazio che avevamo per installare pannelli solari. Vedete inoltre queste ventoline che sono anch'esse alimentate da pannelli solari completamente autonomi, che sono due e servono una per tirare dentro aria e una per farla uscire, in modo da creare un ricircolo continuo all'interno della cabina. Questo è il nostro Valentino, veicolo che ci sta accompagnando nel nostro giro del mondo e che è diventato la nostra casa da 1 anno e mezzo a questa parte. Speriamo che questo video vi sia interessato e che abbiate potuto magari prendere qualche spunto per un vostro progetto. Vi ricordiamo che ne avevamo fatto anche un altro che invece riguardava gli interni, quindi se siete interessati andatelo pure a vedere guardando sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima!